e qua i turisti a rischio di essere messi sotto vengono a fare le foto. Se ti affacci, guarda che bello qua. Ci sono i tour di Parigi coi quad e qua c'è l'Arco di Trionfo, tutte le luci, tutto quanto. Forse questa è una delle attrazioni principali a Parigi. La polizia non riposa mai a Parigi, guarda, guarda, che botta. E qui siamo alle Champs-Élysées. Oh, occhio che ti ha fatto un pelo, porco cane. Guidano proprio male a Parigi, una roba. Qual è il rischio peggiore a Parigi? La criminalità, le gang, rapimenti? No, le automobili. Guarda che roba, guarda che casino qua. Mezza alla strada. Gente che sta proprio sul cordone della strada. E qui alle mie spalle lo potete vedere nella sua interezza. Meglio di così non ve lo potremo far vedere, guarda. La miseria! Ma ammazzano qualcuno, guarda. Poi ci crederete, ma qui la gente sta rischiando la vita per fare una foto. Guarda, guarda, guarda le macchine che ti passano al centimetro. Poi chiacchierano, stanno qua e chiacchierano. È bellissima sta cosa, io me levo però, regà. Va bene tutto, però. Ma che me frega? Comunque macchinoni a Parigi girano certi cessi di macchine. Esiste una macchina buona. Però devo spezzare una lancia a favore degli autisti Uber, Bolt e company. Tutti bravi, professionali e costi ragionevoli. Oh, io non ho mai visto che tu prenoti una macchina, tempo 2 minuti arriva e viene monitorato pure in tempo reale. Ti sposti velocemente ed è una figata. Tutto registrato, c'hai il nome dell'autista, puoi chattare con lui mentre guida, tra l'altro, mentre arriva, lo puoi chiamare, vedi in tempo reale dove sta e il tuo percorso d'arrivo in tempo reale, sai già quanto spendi. Meglio di così. Poi se c'hai i soldi puoi scegliere, nel senso c'hai pure quelli che c'hanno una macchina più grossa, più lussuosa. Ah, guarda qua, non hanno badato a spese. Luci, lucette. Questa strada è difficile che vadino a spese, eh? Sì. Stanno a piedi con tutti. Perché non esiste più una cosa così a Roma, Cicalo? Una strada così del lusso? Una volta così era Via Veneto, cioè Via Veneto poteva essere equiparata a questo. Infatti nel mio paragone tra Parigi e Roma, io oggi ti direi questa è una Via Veneto moderna. Il problema oggi Via Veneto è diventata una via un po' povera, pochi negozi, alberghi che arrancano e i grandi locali, bar eccetera erano una volta fantastici, la dolce vita. Questa è mo' il ciclista contromano che t'ha suonato il campanello. Hanno messo le transenne, che c'è stata qualche manifestazione? Ecco quelli col macchinone che vengono a sgasare. Vabbè, il macchinone, c'è una macchina normale un po' più potente. È che c'è veramente troppo traffico. No, dico, però ce n'è troppo, gli manca il fatto che dovrebbe essere in teoria, non te dico pedonale, ma un po' limitata. Ci passano cani e porci. La polizia qui c'è sempre. A Parigi, sì, no, ma a Parigi città, difficile che succeda qualcosa e non c'è la polizia. Chissà quanto spenderà la Francia di polizia. Tutti i palestrati stanno dappertutto, corrono sempre. Questa che roba è, eh? Questo San Laurent, non vedi? Han vestito, eh? Ah, e qui ci sarà questo mio, ho letto un articolo oggi
Louis Vuitton fa un hotel. Farà Ah, un hotel entro il 2030. chissà quanto costerà una stanza. Ecco, infatti è quello qua. Ecco, quello che poi manca veramente a Roma, sapete che cos'è? L'opulenza di sti negozi. Cioè, tu pensi al Palazzo Fendi a Roma, che è stato un grande investimento, una grande cosa, ma poi non c'hai una cosa del genere alta così, un investimento a sto livello. Questi sono tutti uffici. Cioè, non credo che ci siano persone comuni. Questo sarebbe il famoso, quello che diventerà un hotel. Mazza, è alto poi, oh. Mo gli chiediamo quando buttano ste lamiere se ce le danno. Faranno le borse sicuramente. No, queste ci puoi fare una finta casa, capito? La casa di Vuitton. Qui poi è presidiato 24 ore su 24, hanno paura che gli entrano dentro. Vabbè, sarà tipo hotel da 500 stanze questo, Sì. a giudicare da quanto è grande il palazzo, e accanto c'è il negozio. Ecco, la domanda potrebbe essere questa: aprirà a Roma un nuovo hotel così particolare? Perché a Roma ci stanno degli hotel belli, ma belli veramente, secondo me ce ne so almeno una decina veramente belli. Il problema qual è? È che col calo che c'è stato di domanda di hotel di lusso, secondo me hanno abbassato un po' gli standard, però potrei sbagliarmi. Invece gli hotel, quelli a basso prezzo, addirittura i B&B a Roma sono esplosi. Cioè qui anche un turista stupido dice: oh, vado dentro, faccio una foto, perché guarda, da qua si vedono i marmi. Se tu inquadri, vedi lì dentro, stanno a pulire eccetera, ci sono i marmi, e in più questi lavorano H24, controllano i lavoratori, chi può entrare, chi non può entrare, i permessi, le cose. Cioè non è che stanno a entrare in un posto così. Noi abbiamo il Palazzo Fendi e qua c'è il Palazzo Louis Vuitton, che tra l'altro è aperto il negozio, vedi? Questa è un'altra cosa intelligente. Da noi i negozi da moda a che ora chiudono? Alle 8. Qui sono le 11 e questo non solo è aperto, ma c'ha una marea di personale che controlla, anche perché qua credo che rischi che ti entra qualcuno e fa casino, che ti ruba qualcosa. Guarda da qua quanto è impattante sto palazzo. C'hai tutti i vari piani, e ciò sono 1, 2, 3, 4, vabbè, sarebbero 4 piani più il piano terra. C'hai una facciata corta di qua e una facciata lunga di là che arriva fino a laggiù. Cioè io non so immaginare questi che quanto scontrinano. Sicuramente poi ci avranno alcune cose, quarticoli a tiratura limitata, eccetera. No, mo forse ci vanno passare. Questo sta manca a guardare. Lì mortacci. Qua è peggio che a Roma sulle strisce. No, però ho notato una cosa. Voglio spezzare una lancia a favore dei francesi. Guidano male, c'è un casino, però stanno molto più attenti ai pedoni. Sì. Sulle strisce, vuoi o non vuoi, si fermano. A Roma, pure se vedono un millisecondo di anticipo, cercano di passarti davanti, capito? O non rallentano. Ecco, questo è il classico locale da Via Veneto. Vedi che dentro ci Sono dei locali pure più famosi di questa. Sì, c'ha tutte le foto, vedi, storico. degli attori, cantanti che stanno dentro. Sì. Pensare che lancia fuori dei francesi che ti salutano tutti e ti sorridono tutti. Sì, chi diceva che a Parigi sono burberi, se la tirano, eccetera, eccetera, devo dire la verità, per adesso no. A Parigi, se ti vuoi sentire ricco, t'affitti la tua bella automobile, Lamborghini Cabrio, Ferrari Cabrio, con la pubblicità ovviamente di chi l'affitta, guidami. Questo c'è stato un periodo pure a Roma, poi c'aveva dei prezzi un po' proibitivi per la città di Roma e hanno rinunciato. Quanto costa affittare una macchina qua? Da 199 euro se vuoi provare questa qua, non so quanto tempo, non è neanche tanto, forse in giro te fanno fa. 199 euro, poi se vuoi pure la foto, se vuoi provare il pacchetto silver, bronze, da aggiungere varie cose, e se vuoi provare il Ferrari, stesso discorso. Io qua vedo macchine francesi, Ferrari italiana, Lamborghini italiana, e voi siete francesi.
stavano tramando qualcosa. Sì, che me frega a me. Tanto le Champs-Élysées. Ciao. Il signore ci ha salutato. Se confrontiamo il Nike Store di Via del Corso con quello del Champs-Élysées non c'è paragone. Qui c'hanno un palazzo che inizia da là, continua da là e all'ingresso è quasi un concept store. Roma e Zozza non raccolgono la monnezza, ma pure a Parigi, sulla via principale, la situazione non è proprio delle migliori, Certo, non è paragonabile al casino che ci abbiamo noi, però mica può essere sempre additata Roma come casinara. E poi tutte queste transenne, ma le volete levare? Basta, che dovete tagliare i rami? Ma comunque c'è un turismo più ricco a Parigi, cioè stiamo parlando di due capitali con tanto da vedere, però Parigi è la prima capitale mondiale turistica e tu dirai, ma Roma c'ha Colosseo, Pantheon, fori imperiali, migliaia di chiese, questo e quest'altro, però Parigi riesce a raccogliere secondo me turisti con più voglia di spendere, anche perché, parliamoci chiaro, gli alberghi sono un pochettino più costosi, la vita è un pochettino più costosa, perciò il turista sa che quando arriva qua deve spendere. Vado a Parigi, vado a fare turismo di lusso, vado a Roma, vado a fare turismo d'economia, mi mangio una cosa e butto per terra, l'albergo ho preso a 2 soldi, a Torre Angela, mi faccio 2 ore tutti i giorni coi mezzi, però ho speso una cazzata. Chiaro. Infatti, ma vedi proprio le persone vestite mediamente meglio, perché a Roma sai col fatto che fa caldo, allora si mettono i calzoncini da nonna e mutande dello zio eccetera, però vedo anche tutte le ragazze, le persone che passano e hanno mediamente vestiti migliori, pure Rolex è più grande, non c'è cacchio da fare. C'è Rolex che è in buco a Roma, qua è più grosso e c'ha pure le finestre sopra, vuoi mettere? Ripieno al tartufo, poi che ci stanno? Patate, pizza con la stracciatella. Italian YouTuber. Vado in I go to the restaurant and block all the restaurant is not real Italian. This is not good Italian for me. Bruschetta, stracciatella e pesche cotte. Ma chiudetelo. Ciao ragazze. Ma no, ma non si possono questi piatti, ragazzi. La planche della mamma, che piatto è? Ingredienti: burro, bruschetta, panino, pizza gourmet, al salomone, il calzone, parma e mozza di, neanche mozzarella, parma e mozza di bufala, cioè una bufala mozzata. Poi regina, caprese. I francesi, che sono così conservatori, così legati alle proprie tradizioni, stanno a fare la fila da Five Guys per piarsi un milkshake e un hamburger. Cari francesi, ma come? Io mi credo che erate così duri, rudi, invece vi siete venuti a piare l'hamburger, razzo, guarda. Oh, pure a mezzanotte c'è la fila da Five Guys, guardale, tutta là, mica poca roba. Che vuol dire? Dalle patatine fritte ai burger. Ah, proprio. Veritabile delizia. Boh. Meno male che l'hanno detto, chissà che mi aspettavo. Oh, meno male, va. Ah, profumi forti comunque, cioè se proprio essenze. Hanno comprato Al Jazeera. Strillano, fanno. I francesi sono strani, strillano sempre, poi non sta succedendo niente, no? Che ciaroni. Ah, Lafayette. Ah, qua è roba grossa, oh. Tutto il palazzo. E la boulangerie sta dentro Lafayette. Ma che è sto casino qua? Questa è una via commerciale, uno sbatte, fa. Poi lavorano fino a quest'ora, Ma è degrado questo. Camion sul marciapiede. Guarda che ingressone qua. Galerie Elysis, la Boette. Che ci possiamo prendere alla boulangerie di buono, di tipico? Tipico macaroni. Ma io macaroni non è che mi fanno impazzire, sai? No, a me piace. Ah, quelli là, i Madeleine. Sembrano i cosi, come si chiamano? No, quelli là, i pasticciotti.
Questa è buona, la flan, questa è de mele, una fetta di pancake, escargot, pane al cioccolato, briochette. Le fontanelle di Parigi sono diverse e da qualche parte c'è anche quella con l'acqua minerale, gasata praticamente. Questa è la classica acqua di Parigi. Fa schifo. Un'altra cosa che la Francia è riuscita a valorizzare di più è il Lungosenna. Se noi pensiamo al nostro Lungotevere è un disastro, qui invece immaginate ci escono pure con le macchine, ci entrano con le macchine, l'altro volta ci ammazzano, vabbè quello è un altro discorso, c'ha ragione lui però, a me mi sembrava verde per me, a lui sembrava verde per lui e c'ha ragione lui. Però tutta la parte qui sotto della Senna è illuminata, è commerciale, perché ci sono tanti battelli dove si può mangiare, passa il tempo, e in più hanno valorizzato il battello che fa l'escursione sulla Senna. Da noi ci sta, però è veramente una cosa piccola, non a sti livelli e che lascia un po' a desiderare. Io l'ho preso svariate volte, posso confermarla sta cosa. Un tratto piccolo, un battello piccolo, servizio onesto, ma nulla all'altezza delle capitali europee. E anche qua, se ci pensate, tutto illuminato, tutto tenuto bene, tutto pulito. Se io vi ricordo come è ridotto il nostro Lungotevere sulle sponde, da una parte c'è una ciclabile degli anni 30 e dall'altra ci stanno le erbacce, le cagate e i sorci che ballano. Qua invece è tutto veramente percorribile. C'è l'abilità di valorizzare anche, come dicevi tu, quel poco che hanno in alcuni casi e renderlo qualcosa ammazza, bello. Sì, perché questo fondamentalmente hanno, cioè... Sì, loro non hanno tutti sti grandissimi momenti, cioè pure la Torre Eiffel, no? Tanti, la Torre Eiffel. Se vai a vedere è un pezzo di ferro. Mo' non è per cattiveria, ma se io mi guardo il Pantheon e poi guardo la Torre Eiffel, dico c'è qualche anno di differenza e quello è un pezzo di ferro, tutto là. Ma non per sminuire la Torre Eiffel, ci mancherebbe, comunque è un'opera ingegneristica importante, tutto quello che vuoi, però non è un monumento paragonabile ai monumenti dell'Italia, ai monumenti della Grecia o comunque a quelle cose che hanno migliaia di anni e che stanno ancora in piedi. Vedi come tengono i marciapiedi qua, la pavimentazione quella originale, tutto sistemato, si può passeggiare sopra, si può passeggiare sotto. Se tu vai a quest'ora, che è mezzanotte praticamente, sul Lungotevere, prega a Dio che non te si sono chiappettati. Se te menano pure fanno bene, perché purtroppo è un ambiente così, specie la parte destra, quella diciamo che partendo da Porta Portese, te la trovi sulla destra, lì c'è un disastro. Ma qui si può venire pure con le macchine, mazza, è molto molto più largo, guarda che roba. Allora, il letto del fiume è il doppio, qua è nettamente più largo, i muraglioni sono più bassi. Ah sì? Capito? I muraglioni del Tevere sono il doppio di questi. E qui vedi, c'hai i ristoranti pure belli sul Tevere. Sul Tevere. Dillo, sulla Senna, ti hai sbagliato. Qua c'è i ristoranti anche belli sulla Senna, poi è passato uno con motoscafo a tutta velocità, elettrico però. Ecco, guardate sti zozzi, tutto pulito, due fazzoletti di carta per terra, capisci? Evelina, non andare su sti fazzoletti di carta con quelle scarpe, che è pericoloso. Qua il cestino, è pure vuoto il cestino, potevano buttare dentro. Sarà stato qualche italiano. Mi scuso con i parigini, so detto che è un pezzo di ferro. Di base è quello, però modellato, sistemato con tutti gli effetti, le luci, la valorizzazione, gli ascensori, la pubblicità a livello mondiale e ovviamente è un prodotto che viene ben venduto dalla città di Parigi, perché poi chi viene qua vede la Torre Eiffel, visita la Torre Eiffel, vuole toccare la Torre Eiffel. E questa è un'altra grossa differenza, grandi locali anche particolari che stanno tutti lungo la Senna e ti fanno capire come anche la parte economica preponderante qua, potete prendere a bere, mangiare, c'è musica e questi ce ne sono tantissimi da una parte e dall'altra e qui si può passeggiare tranquilli, panchine, bagni, perché lì in fondo ci sono anche i bagni, adesso sono chiusi in questo momento però ci stanno oltre ai bagni poi quelli dei locali, mentre devo dire la verità, quando voi andate sul Lungotevere e vi fate la scalinata tra
una pisciata, una cagata, una cosa, è un disastro. Questa devo dire è veramente pulita in proporzione. Ma guardate per esempio le panchine, avete mai visto voi una panchina sul Lungotevere? No, qua ci stanno panchine di marmo, panchine tradizionali e il bello è che so veramente pulite. No, ma anche a pensare, no, ai chioschi, banalmente. Vai sotto al Lungotevere, a parte il periodo estivo in cui c'è la famosa manifestazione sul Tevere, qui ci sono i chioschi fissi, i controlli di sicurezza ce ne sono tanti, telecamere con gli infrarossi, altre telecamere sopra, fari che illuminano a giorno, ogni palo, tra l'altro funzionano tutti, cioè uno pensa, ah ma lì c'è saltata la lampadina, no, funzionano tutti da qua a là, non ce n'è uno, capito, che è spento. Cestini in quantità, piante tra l'altro trattate benissimo, guardate, tutte potate, perfette. Parigi vince pienamente rispetto a Roma dal punto di vista del fiume, il lungo fiume. Poi una cosa che funziona è che c'è una continua sorveglianza. Adesso stiamo vedendo una macchina che fa avanti e indietro, controlla. E questo fa capire che se uno non c'ha lavoro, ci sta pure il guardiano di notte che può girare. Voi immaginate moltiplicarlo per tutte le aree della città, quanti posti di lavoro si vanno a generare per fare poi tutti i turni. Tra le varie cose qui c'è la scultura dedicata alla morte della principessa Diana e il suo compagno Dario Alfaiate, perché è morta qui sotto, in questo sottopasso dove si è schiantata, e qui la vengono a ricordare tutti quanti. Vedete, se andiamo a vedere sotto c'è proprio tutta la parte a lei dedicata, le foto, i fiori, gli lascia qualcosa scritto. I ritratti, le poesie, gli articoli. La fiamma della libertà. E questo è il sottopassaggio dove sotto c'è stato l'incidente, il tragico incidente. Casino, tanti casini qua fanno. Vabbè, qua da Parigi, in mezzo al casino, è tarda notte ormai, io vi saluto, vi lascio di sfondo la Torre Eiffel, tanto questa si vede, e dalla Senna ci vediamo al prossimo episodio di Capitali Europei Criminali. Ciao! To take her from beneath. She's smart, she's vain, she wallows in her pain. The ghost, it stays to chase her away. Oh no, it's just how it goes. The world is full of black holes, and you might just be one. There's games to play and lines to say, but this act still feels dumb. In a tall dark forest, away from all the sounds of him, she waits.